Il divario salariale di genere è una bufala. Nessun uomo guadagna più di una collega per il solo fatto di essere un uomo. Nessuno. Eppure è un tema che circola costantemente, come un virus impossibile da debellare all'interno del discorso pubblico. Analizzeremo qui i dettagli di questa falsificazione, partendo dalle sue origini e arrivando alla strumentalizzazione che se ne fa nel nostro paese. L'idea del divario salariale di genere viene partorita dal femminismo americano e inizia a diffondersi come meme ideologico a partire dagli anni 90 fino a dilagare in tutta l'area geopolitica occidentale, grazie anche al riconoscimento che ottiene da grandi centrali politiche come l'ONU. Proprio quest'ultimo certifica in cifre il gender pay gap, stimando che ovunque nel mondo una donna guadagna tra i 77 e i 75 centesimi per ogni dollaro guadagnato da un uomo, cioè una forbice tra il 23% e il 25% in meno. Ma come si arriva a questa stima? Con alcuni trucchi, alcuni molto generici, ad esempio inserire nella valutazione complessiva un elemento non quantificabile come i lavori di cura e domestici svolti dalle donne, altri un pelo più sofisticati. È stato sviluppato allora un trucchetto, il più importante, di natura puramente statistica. Possiamo fare la prova con i dati italiani. Quelli che vedete qui sono reali, riportano i valori medi della retribuzione di uomini e donne in Italia in base a 4 qualifiche professionali: dirigenti, impiegati, operai e apprendisti, rilevati nel 2022 dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Se calcoliamo la media per uomini e donne e poi ne ricaviamo la differenza, vedremo che le donne sono penalizzate di circa 14.000 euro all'anno rispetto agli uomini. Se calcoliamo in percentuale tale penalità, ma guarda, abbiamo proprio la percentuale mitologica del gender pay gap, un bel 25%. Il risultato non cambia se si fa lo stesso calcolo su altri anni, se non che, oltre a trattarsi di una media di medie, è un dato che si riferisce ai redditi annui, dentro cui viene compresa una lunga serie di voci come gli straordinari, le reperibilità e altri, come vedremo tra poco. Non solo, essi aggregano in un unico dato inquadramenti contrattuali diversificati. Esistono vari livelli dirigenziali, impiegatizi o tra gli operai e ogni livello gode di una retribuzione diversa. Ma così tutto viene messo in un unico calderone appiattito dalla media aritmetica. Quella del gender pay gap, insomma una stima basata su calcoli non affidabili e non significativi, una bufala insomma. Ma c'è un'alternativa per controllare correttamente se esiste un divario salariale di genere? Certamente, basta fare il calcolo della retribuzione oraria e non annuale, a parità di inquadramento contrattuale, ossia di mansione. Ed è qualcosa che, mannaggia, l'Istat è costretto a fare periodicamente, così rovinando tutta la montagna di bugie costruita dal potere mediatico femminista. Nel suo report del 2021, ad esempio, relativo ai dati del 2018, l'Istat fa ogni sforzo per assecondare il piagnisteo farlocco del gender pay gap, ma alla fine i numeri, scritti bene in piccolo, finiscono ovviamente per parlare molto chiaro. La differenza di salario a parità di mansione e su base oraria è pari in media a €1, 15,2 per le donne e 16,2 per gli uomini. Qualcuno ha il coraggio di chiamarlo divario salariale di genere? Chi si occupa seriamente di queste tematiche sa bene che il gender pay gap è una bufala, anche quando applicata alle pensioni. Ad esempio, in un editoriale di fine dicembre de ilmondodellavoro.it si rilevava che le donne scontano una sovrarappresentazione in comparti dove si pagano salari mediamente più bassi, un minor numero di giorni lavorati e una più forte tendenza ad accettare impieghi part-time. Ecco perché i loro salari sono mediamente più bassi e così anche le pensioni. La pensione, come lo stipendio, è tutt'altro che un regalo, è la restituzione, oltretutto parziale, di quanto accantonato nel corso di tutta l'attività lavorativa. I maschi bianchi occidentali figli sani del patriarcato hanno pensioni più alte perché in 40 anni di lavoro hanno versato più contributi, cioè hanno lavorato di più, e l'hanno fatto sotto la severa regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dove le retribuzioni non vengono diversificate in base al sesso, le eventuali disparità in busta paga per un lavoratore e una lavoratrice di pari livello possono nascere esclusivamente da straordinari, turni festivi o notturni, indennità di trasferta, indennità di rischio, premi produzione, bonus per obiettivi raggiunti o altri benefit previsti da contratto per qualunque lavoratore o lavoratrice. Quindi se lui guadagna 100 euro in più della collega è perché ha lavorato di più, non perché è un uomo. Può accadere che, ad esempio, un ispettore di polizia abbia in busta paga 100 euro in più della collega pari grado, ma ciò non accade per la discriminazione di genere, bensì perché lui ha accumulato ore di straordinario, notturni, domeniche e così via.
Se lei compila moduli all'ufficio passaporti e invece lui va a fare il servizio d'ordine la domenica allo stadio o una settimana di pattugliamenti notturni, è ovvio che l'ispettrice guadagni qualcosa meno dell'ispettore. Secondo il femminismo, in questo modo lei è discriminata in quanto donna, ma è una stupidaggine colossale. Il Ministero dell'Interno non regala a lui dei soldi in quanto uomo per il gusto di discriminare la collega donna. Se lui guadagna di più è perché ha lavorato di più. Semplice, no? Ciò non solo vale per qualunque lavoro dipendente, ma vale perfino nell'illegalità, ad esempio nel caporalato che sfrutta lavoratrici e lavoratori clandestini. Un raccoglitore di pomodori viene pagato, ovviamente in nero, 20 centesimi a cassetta. Se a fine giornata un immigrato guadagna 10 euro è perché ha raccolto 50 cassette di pomodori, se un'immigrata guadagna 8 euro è perché di cassette ne ha raccolte 40. Perfino tra i lavoratori sfruttati, sottopagati e privi dei più elementari diritti contrattuali non esiste il gender pay gap perché la paga è legata esclusivamente al rendimento. Non solo, basta ragionare da capitalisti per comprendere l'inconsistenza della teoria gender pay gap. Se davvero a parità di rendimento fosse possibile pagare meno le donne, qualunque azienda assumerebbe solo donne, non un numero maggiore di donne, proprio esclusivamente donne. Qualsiasi imprenditore avrebbe tutto l'interesse ad avere una forza lavoro che garantisca identica produttività a un costo inferiore. Questo però non accade ed è la prova finale che non esiste alcun divario salariale di genere e, laddove eventualmente esista, è del tutto illegittimo e illegale. Eppure il mito persiste, circola con 1000 eco sui media e nel discorso pubblico, tanto che la politica non manca di inzupparci il pane a scopi puramente propagandistici. Ad esempio, nell'ottobre 2021 ci furono grandi pacche sulle spalle e scambio di complimentoni in Parlamento per l'approvazione della legge 162, spacciata per una norma che finalmente stabilisce una sacrosanta parità salariale fra uomini e donne. Se ne sentiva davvero il bisogno, scrissero i media del regime in rosa, se non che la legge 162 è del tutto inutile. La parità salariale era già una realtà consolidata nel nostro paese, esplicitamente prevista dall'articolo 37 della Costituzione e da svariate altre leggi. Dunque quella legge serviva ad altro in realtà. Essa infatti introduce nascostamente l'obbligo per le aziende medio-grandi di presentare un rapporto annuale sull'applicazione della legge sulla parità, un rapporto che viene chiamato facoltativo, ma poi viene collegato a una serie di incentivi economici, così rendendolo di fatto obbligatorio. Ma il vero trabocchetto sta all'articolo 3, dove si dice che quel rapporto deve indicare, diviso per uomini e donne, non solo lo stipendio base, ma la retribuzione complessiva annua comprensiva di tutte le componenti accessorie, straordinari, trasferte, reperibilità, premi di produzione, eccetera. Insomma, le aziende sono incentivate a fornire i dati necessari per poter attuare la falsificazione che abbiamo spiegato all'inizio. Il passo successivo sarà probabilmente quello di togliere l'Istat dall'imbarazzo di scrivere montagne di chiacchiere sul gender pay gap, poi smentite dalle cifre nude e crude, e si stabilirà che prenda a riferimento i dati complessivi di quei rapporti sulla parità di genere inviati dalle aziende. Insomma, un pessimismo congenito ci spinge a pensare che i dati verranno strumentalizzati per certificare inequivocabilmente che il divario salariale di genere in Italia esiste ed è più grave che in qualsiasi altra parte del mondo. Se non che sia chiaro a tutti adesso e per il futuro, si tratterà, come sempre si è trattato, di una colossale falsità.